Cosa faresti se dopo aver combattuto per 10 anni in una guerra lontana tornassi a casa e scoprissi che tutti ti vogliono morto? È quello che accade a Diomede, l'eroe greco che trasformò l'esilio in una nuova opportunità. Preparati ad un viaggio che ti porterà dalle coste della Grecia fino all'Italia, sulle orme di uno degli eroi più affascinanti e meno conosciuti della mitologia greca. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast: Giacomo, Tiresia, il caro Angelo e Giulia che mi ascolta in auto, Marco e Gianmario. Grazie anche a Silvia Phil, Denise e Dalila, Gioele e Jimbo, e un benvenuto ad Alessandro. Grazie anche ad Alessia, Raul, Chiara, Miriam e Lenna. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 202. Il ritorno di Diomede. Tempeste, tradimenti e nuovi inizi. Benvenuto a questo nuovo episodio del nostro viaggio attraverso i miti greci. Oggi esploriamo una storia affascinante e poco conosciuta. Il ritorno in patria di Diomede, uno dei più valorosi eroi greci della guerra di Troia. Il suo viaggio, noto come Nostos in greco antico, è un racconto ricco di avventure, pericoli e colpi di scena. Prima di immergerci nelle sue disavventure, è importante ricordare chi sia Diomede. Figlio di Tideo e signore di Argo, e uno dei più giovani condottieri dell'esercito acheo a Troia. Nell'Iliade, Omero lo descrive come un guerriero coraggioso e abile, secondo solo ad Achille in valore. Durante la guerra decennale, Diomede si distingue in numerose imprese. Forse ricorderai quei peculiari episodi in cui, con l'aiuto di Atena, osa ferire Afrodite e perfino Ares, il dio della guerra. Un'impresa che dimostra non solo il suo coraggio, ma anche il favore divino di cui egli riesce a godere in più di un'occasione. Le sue imprese guerresche sotto le mura di Priamo le trovi negli episodi 153 e 154. Non meno importante è il suo ruolo nel furto del Palladio, la sacra statua protettrice di Troia. Un'impresa compiuta insieme a Odisseo che si rivela fondamentale per la caduta della città. Ti si drizzano le antenne? Nella scorsa puntata ho argomentato su Odisseo che trafuga il Palladio insieme ad Aiace o Ileo. No, non mi sto sbagliando. Su quel furto esistono diverse versioni. Tutto qua. È utile ricordare anche perché Atena aiuta e protegge proprio Diomede. Ella a suo tempo amava l'ardore e il furore del padre di Diomede, Tideo. Gli è sempre stata al fianco, ammirandone la potenza guerresca. Durante lo scontro mortale con il suo nemico Melanippo sotto le mura di Tebe, Tideo riesce con un fendente a decapitare il suo avversario, ma viene contemporaneamente ferito a morte. Tanto è il suo odio per il suo avversario che, pur morente, azzanna la testa di Melanippo e morde il cranio aperto fino ad arrivare all'interno del teschio e a mangiare il cervello. Atena, che era scesa dall'Olimpo per salvare la vita in extremis a Tideo, inorridita, volge lo sguardo e fugge via. Tideo così muore. Pare che il figlio Diomede abbia ereditato da lui
la potenza, la forza e l'ardore che rendevano il piccolo principe di Argo imbattibile in battaglia. Forse per questo Atena guarda di buon occhio il giovane eroe. Ma oggi la guerra è finita. Immagina la scena. Troia è caduta. Le sue mura un tempo invincibili ora sono solo un cumulo di macerie fumanti. I greci, esausti ma col cuore gonfio di aspettative, si preparano a tornare a casa dopo 10 lunghi anni di battaglie, assedio e morte. Diomede, come tutti gli altri, non vede l'ora di riabbracciare la sua sposa e di rivedere il suo regno. Il destino, o forse sarebbe meglio dire gli dèi, hanno in serbo per lui un viaggio ben più lungo e travagliato di quanto egli si possa immaginare. I viaggi di ritorno degli eroi greci da Troia sono noti come nostoi, un termine che racchiude in sé sia il desiderio di tornare che l'impossibilità di farlo veramente. Questo concetto, come ho già detto qualche puntata fa, di certo ti suona familiare. Non hai mai provato, tornando in un luogo dopo molto tempo, la sensazione che quel posto non fosse più lo stesso che avevi lasciato? È proprio questa l'essenza del Nostos, un ritorno che è al contempo la realizzazione di un desiderio e una inquietante fonte di straniamento, di disagio, di paura. Per Diomede e gli altri eroi greci, questo senso di paura inizia ad essere provato ben presto, anche se tutto all'inizio pare tranquillo. Onde serene e cielo terso benedetto da venti favorevoli sembrano un buon auspicio. Menelao organizza una prima tappa sull'isola di Tenedo per gestire meglio la sequenza di navigazione. Diomede, che fino a Tenedo ha solcato le onde affiancando la flotta di Nestore, decide ora di separarsi dal vecchio re. Appena salpata da Tenedo, l'armata navale greca si trova ad affrontare una tempesta terribile nei pressi del capo Cafereo, all'estremità meridionale dell'Eubea. Questa tempesta, come forse ricordi, viene scatenata da Zeus o da Poseidone per esaudire il desiderio di vendetta di Atena. La dea, che fino a ieri è stata una fedele alleata dei greci, è ora infuriata per la profanazione del suo tempio in Troia da parte di Aiace o Ileo, evento su cui ci siamo soffermati qualche puntata fa. In questa tempesta Aiace o Ileo trova la morte e la sua flotta affonda nell'abisso. Quella di Menelao viene decimata. Le navi superstiti perdono la rotta di casa. Diomede, grazie alla sua abilità di navigatore, forse a un residuo favore divino, riesce invece a sopravvivere a questo finimondo e a salvare navi e marinai. I venti contrari e le correnti avverse lo spingono tuttavia fuori rotta, allungando e rendendo pericoloso il suo viaggio attraverso il Mediterraneo. Mentre Diomede lotta contro l'avversità del mare, a casa sua, ad Argo, si consuma un regale tradimento. Sua moglie Egialea, influenzata secondo alcune versioni del mito da Afrodite, che forse è ancora risentita per la ferita inflittale del Diomede a Troia, Egialea, dicevo, si è data ad una vita di dissolutezza e si è presa come amante Comete, figlio di Stenelo. Al momento di partire per la guerra, Diomede ha affidato a un giovanissimo Comete la gestione della sua famiglia e dei suoi beni. La quotidiana frequentazione del palazzo reale da parte del bel giovane non sfugge agli occhi solitari di Egialea. Presto la regina cade in amore per lui. Secondo altre fonti, l'amore tra Egialea e Comete sboccia o si scatena dopo che re Nauplio, per vendicare la morte del figlio Palamede, giunge ad Argo con la falsa notizia che Diomede abbia trovato una bellissima concubina a Troia e voglia portarla ad Argo per fare di lei la nuova regina. Questa variante del mito ci viene tramandata principalmente da fonti tarde, come la biblioteca di Apollodoro e gli scritti di Servio, commentatore di Virgilio, e infine da Ovidio. È interessante notare come questi racconti di infedeltà coniugale durante l'assenza degli eroi siano un tema ricorrente nei nostoi. Pensiamo ad esempio al più famoso caso di Clitennestra e Agamennone. Questi racconti riflettono forse le ansie e le paure di una società in cui le lunghe assenze maschili erano la norma per causa di guerra o anche solo per il commercio. Gli abitanti di Argo, poi, abituati al nuovo governo,
non vedono di buon occhio il ritorno di un re che è stato via per così tanto tempo. Non si è curato del popolo mentre era lontano e vorrebbe tornare ora a dettare legge? Tornando a noi, dopo essersi perso nell'arcipelago delle meravigliose isole Cicladi e aver fatto scalo a Falero, l'antico porto di Atene, per effettuare un sacrificio propiziatorio alla dea degli occhi azzurri, Diomede riesce a raggiungere le coste di Argo. Come già ben immagini, invece dell'accoglienza trionfale che si aspetta, trova una città ostile e una moglie infedele. Peggio ancora, secondo alcune fonti, Egialea, temendo la vendetta del marito o forse spinta dal nuovo amante, organizza un attentato alla vita di Diomede. L'eroe, avvertito del pericolo, in alcune versioni addirittura da Nauplio, padre di Palamede, è costretto a cercare rifugio presso l'altare di Era per salvarsi. Questo attentato ricorda da vicino il destino di Agamennone, ucciso al suo ritorno dalla moglie Clitennestra e dal suo amante Egisto. Con la differenza qui che Diomede, più giovane e forse più accorto, riesce a sfuggire alla trappola. Tradito dalla moglie e respinto dalla sua stessa città, Diomede si trova costretto all'esilio. È da questo momento che la sua storia prende una piega in parte inattesa e affascinante. Secondo diverse fonti, tra cui Virgilio nell'Eneide e Ovidio nelle Metamorfosi, l'eroe greco si dirige verso l'Italia meridionale. In Apulia, l'odierna Puglia, Diomede viene accolto dal re Dauno. Questo re offre a Diomede parte del suo regno e la mano di sua figlia in matrimonio. Diomede volentieri accetta e si stabilisce nella regione, fondando diverse città, tra cui Arpi, vicino all'attuale Foggia, e Canosa. Anche questa caratteristica dell'eroe in fuga che va a colonizzare nuove terre è un tema ricorrente, come avrai notato. Questa parte del racconto mitico in generale e nello specifico qui per Diomede è particolarmente interessante perché ci mostra come i greci si immaginano sia avvenuta la diffusione della loro cultura nel Mediterraneo. Molte città dell'Italia meridionale attribuiscono la loro fondazione a eroi greci, creando così un legame inscindibile e mitico tra la Grecia e le colonie della Magna Grecia. La presenza di Diomede in Italia è testimoniata e quasi certificata da leggende locali che si diffondono in varie parti dell'Italia meridionale e adriatica e poi su fino al Veneto. Gli vengono attribuite la fondazione di templi, la bonifica di territori e persino la paternità delle isole Tremiti, conosciute nell'antichità come isole Diomedee. Proprio a queste isole è legata una delle leggende più affascinanti riguardo a Diomede. L'eroe, infatti, muore, o meglio scompare, mentre si trova proprio su queste isole. A seguito di questo svanire dell'eroe, secondo la tradizione, i suoi compagni vengono trasformati dagli dei in uccelli marini, forse aironi o sterne. Questi volatili continuano a vivere ancora oggi sulle isole Tremiti, proteggendo il santuario di Diomede e accogliendo ogni visitatore che viene riconosciuto come greco. Qualsiasi straniero non greco non è il benvenuto su quelle isole e viene attaccato senza pietà da stormi come impazziti. Questa scena quasi hitchcockiana vuole sottolineare la natura semidivina attribuita a Diomede dopo la sua morte e soprattutto il profondo legame creatosi tra l'eroe greco e le terre italiche che lo hanno accolto. A mischiare le carte, la morte di Diomede continua ad essere avvolta nel mistero, in quanto ne esistono diverse versioni. Secondo altre fonti, infatti, Diomede muore forse per mano dello stesso re Dauno, che lo ha accolto in un tragico epilogo di tradimento. Altre tradizioni, invece, parlano di un'apoteosi di Diomede, ovvero la sua trasformazione in un essere divino dopo la morte. Questa versione è supportata dal culto eroico che si sviluppa intorno alla figura di Diomede in varie parti dell'Italia meridionale. La storia del Nostos di Diomede, con le sue peripezie, tradimenti e rinascite, rappresenta un capitolo affascinante della mitologia greca. Il suo viaggio non si conclude con un semplice ritorno a casa, ma si trasforma in un'odissea che lo porta a creare una nuova vita e a lasciare un'impronta duratura in terre lontane.
Non possiamo non notare come questa storia incarni temi universali che risuonano in noi ancora oggi: il tradimento, l'affrontare ostacoli più grandi di noi, la capacità di ricostruirsi una vita dopo grandi tragedie. Sono temi che troviamo non solo nei miti antichi, ma anche nella storia contemporanea. La vicenda di Diomede sembra finire in sordina, non ti pare? Da eroe invincibile a esule in colonie greche lontane da casa, forse ucciso a tradimento. Il mito non è nuovo a questi stravolgimenti del destino sulle spalle di questo o quell'altro eroe. Il mito sta lì, proprio a dirci che anche quando uno ha rappresentato la punta di diamante di un intero esercito, anche quando uno è stato in grado di ferire Afrodite e Ares, il dio della guerra in persona, anche quando uno ha una statura eroica al pari di Achille, Aiace o Ettore, questo uno rimane sempre un essere umano. E gli esseri umani sanno che il loro destino è incerto, in parte in mano agli dèi, in parte in mano al fato. Il mito, dunque, storia dopo storia, ci aiuta a comprendere la natura stessa della realtà dell'essere umano. Voglio concludere questo episodio con l'immagine evocativa e terribile degli uccelli delle isole Tremiti, compagni fedeli ed eterni di Diomede. Questi continuano a volare sopra l'Adriatico ancora oggi, sono il simbolo di un eroe che, lontano dalla sua patria d'origine, ha trovato per sé un nuovo posto nel mondo. E in effetti, a voler tirare le somme, la storia di Diomede pare indicare che a volte il viaggio più importante non è quello che ti riporta a casa, quanto quello che ti spinge a creare una nuova casa ovunque ti trovi. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così sarai sempre avvisato di una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.